Benvenuti alla 10ª puntata di Come superare il blocco dello scrittore. Nelle precedenti puntate abbiamo visto quali sono le funzioni principali dei personaggi e quali tipi di personaggi, tondi e piatti, sono indispensabili per la storia. Abbiamo insomma parlato dei personaggi dal punto di vista contenutistico. Adesso è arrivato il momento di parlarne dal punto di vista formale, ovvero di come si fanno vivere i personaggi sulla pagina, come li restituiamo al lettore dopo esserceli immaginati. In questo modo entriamo in una nuova fase del corso. Iniziamo parlando di una caratteristica importante dei personaggi. Per essere potente o efficace, il personaggio non deve essere necessariamente completo. Abbiamo visto ad esempio l'importanza dei personaggi secondari. A volte possono essere vere e proprie comparse che incontriamo una volta sola, ma in ogni caso è bene saperli rendere in modo vivido. A volte basta accennare a una loro caratteristica, basta descrivere un paio di tratti e riusciamo ad evocarli in modo efficace. Un dettaglio dell'aspetto, del modo di parlare o un gesto possono rendercelo subito visibile, credibile, non c'è bisogno di altro. La loro vita dura quel momento e poi ce ne scordiamo, come tante persone che incontriamo nel corso della giornata. Però, anche se minima, la loro presenza ha avuto un'influenza sul protagonista. Ecco, dobbiamo capire quale. Riprendiamo la storia del malato. Uscendo di casa, il nostro malato urta la spalla di un vicino. «E stia attento!» ringhiò sottovoce. Si accomodò la giacca e proseguì senza voltarsi. Non occorre altro. Abbiamo capito benissimo in che stato d'animo questo incontro lascia il nostro protagonista. Per i personaggi principali è importante che il lettore riesca a visualizzarli in modo completo. Non importa un resoconto dettagliato di come appaiono, ma dobbiamo fornire almeno qualche caratteristica che permetta al lettore di entrare nella loro pelle, di percepire il mondo così come lo percepiscono loro. Hanno gli occhiali? Hanno un modo di camminare pesante o leggero? Soffrono il freddo? Hanno sempre fame? Queste caratteristiche non devono ovviamente essere messe tutte in fila fin dall'inizio. È bene invece che emergano via via nel testo. Tizio aveva gli occhi blu e i capelli rossi, era alto nella media e camminava saltellando un po' sulle gambe. Aveva un brutto carattere, si muoveva a scatti, aveva una voce stridula per un uomo della sua età. Meglio non fare così. Il personaggio non dobbiamo descriverlo e basta, dobbiamo farlo vedere ai lettori. Come si fa? Ci sono 4 cose che ci permettono di rivelare il personaggio senza obbligarci a fare una specie di identikit. Prima di tutto l'azione. I personaggi si rivelano attraverso il loro comportamento. Ogni loro gesto ci svela qualcosa della loro personalità, del loro passato, della situazione in cui si trovano. Pensiamo al nostro protagonista che aspetta nella sala d'attesa di un medico. Sfoglia nervosamente le riviste, sussulta quando l'infermiera chiama il suo nome e si alza inciampando. Bene, questi gesti ci fanno chiaramente capire in quale stato d'animo lui si trovi e anche cosa c'è stato prima, a cosa sta andando incontro. Un altro elemento molto importante è il dialogo. Quello che i personaggi dicono, quello che non dicono, come lo dicono, sono tutte cose estremamente illuminanti. Del resto, quando volete veramente conoscere qualcuno, cosa fate? Cercate di parlarci. Prendiamo il nostro malato che entra nella stanza del medico. «Ciao Gabriele, grazie per avermi ricevuto subito». «Non dirlo nemmeno, Fabio, ti pare? Dimmi tutto». Questo piccolo dialogo ci rivela moltissimo dei personaggi, della relazione fra di loro e anche di quello che gli sta a cuore in questo momento. L'aspetto. Ovviamente l'aspetto esteriore di una persona rivela moltissimo della sua personalità. Anche pochi tratti possono essere molto rivelatori. Fabio era pallido, aveva perso almeno 2 taglie negli ultimi mesi. Aveva ancora un ciuffo giovanile, ma i capelli si erano imbiancati qua e là e gli occhi non avevano più il solito sguardo penetrante e giocoso. Questo ci fa capire molto bene attraverso l'aspetto quali sono state le sue esperienze, quali sono i suoi stati d'animo attuali. Pensieri. Quello di mostrare i pensieri è una peculiarità della narrativa e permette di penetrare nella mente dei personaggi, mostrando anche ciò che loro non vorrebbero mai rivelare agli altri. Possiamo mostrare i pensieri del medico, che in passato si è sempre sentito un po' inferiore all'amico. Gabriele lo aveva sempre invidiato e Fabio godeva di questa sua superiorità, invece adesso gli stava davanti così magro e spaurito e pendeva dalle sue labbra. Eppure sapeva che Gabriele non stava godendo della situazione, era a disagio, provava pena per lui.
Ecco, questi 4 punti, ovviamente mescolati, sono quelli che metteranno poi il personaggio sulla pagina in modo spontaneo, vivido, realistico, ma soprattutto permetteranno a voi per primi e al lettore poi di essere quel personaggio, di entrare nella storia. Non solo, ricordate i difetti che avete utilizzato per visualizzare i personaggi? È il momento di metterli sulla carta. La stessa empatia che hanno suscitato in voi verrà suscitata nel lettore. Anche lui ha i suoi difetti, anche lui vive in un mondo pieno di irregolarità, quindi non abbiate paura. I difetti, le devianze, i limiti, i tic, va tutto bene. Aiuta a caratterizzare in modo forte i vostri personaggi. Pensate al nostro eroe malato, soffre di claustrofobia e quindi è nel panico all'idea di doversi sottoporre ad un TAC. Eppure il suo amico medico gli stringe la mano, lo aiuta, gli promette che interromperà l'esame appena si accorgerà che la situazione diventa intollerabile per lui. Ecco, questo piccolo problema aumenta moltissimo l'intensità di quello che sta per accadere. I piccoli difetti riescono a drammatizzare tutto in modo efficace, a umanizzare. Bene, nella prossima puntata continueremo il discorso sulla forma narrativa studiando il ritmo, ovvero l'alternanza di scene, sommari e descrizioni. Se il video vi è piaciuto, mettete vi piace, condividete e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo la prossima settimana per una nuova puntata di Come superare il blocco dello scrittore.